Oggi desidero insegnarvi come realizzare un volto di uomo e un volto di donna di profilo. Prendiamo il nostro riferimento, sempre un cerchio, e tracciamo le assi al centro, l'asse verticale e l'asse orizzontale che si incrociano proprio al centro del cerchio. Sappiamo che c'è quest'altra distanza che va aumentata e dove, come nel ritratto frontale, diventa la dimensione, diciamo, dove arriverà il mento. Lo stesso qui se faremo un volto di donna, più o meno si arriva a questa dimensione. Il cranio, diciamo, della figura si svilupperà più o meno tutto intorno qui e arriveremo poi a fare il naso più o meno a questa altezza. Poi dovremo tracciare la bocca e poi il mento un po' più mascolino, diciamo, dell'uomo, con una forma un po' più, il collo più grande, vedete? L'orecchio è sempre posizionato a questa altezza, vale a dire tra la base degli occhi e la base del naso. L'occhio invece sarà posizionato in questo punto. Qui ricordatevi di fare la pupilla di forma ovale, come un'ellisse. Qui faremo invece le sopracciglia, che dell'uomo vi ricordo sono più folte, gli occhi rispetto alla donna sono più piccoli. Questo può essere il naso. La bocca arriva, vi ricordate, all'altezza più o meno la larghezza della bocca, arriva dove c'è la pupilla. Poi il mento lo potete fare più o meno stondato. I capelli, a questo punto l'attaccatura dei capelli di solito è a questa altezza e poi potete decidere di fare il personaggio come volete. Potrebbe essere questa. Poi logicamente ogni figura ha le sue proporzioni nel volto, nel mento, però tendenzialmente questo potrebbe essere un volto di un uomo. Può essere fatta ancora più con la mascella più evidenziata, può essere fatto un segno più o meno deciso nel naso. Veniamo ora alla donna. La donna, diciamo, ha un profilo, anche se segue sempre questo, che è il naso di solito un po' più piccolo dell'uomo e ha una forma più addolcita nei tratti, sia nei tratti della bocca, sia per esempio nel mento. Non arriverà mai a avere il mento o anche le orecchie, possiamo farle leggermente più piccole nella donna. Poi va bene, uno disegna in base, questa è la donna, il collo logicamente sarà un po' più piccolo rispetto a quello dell'uomo, l'occhio questa volta va fatto abbastanza più grande. Questo è l'occhio per esempio di una donna, possiamo farle anche più marcate le ciglia e le sopracciglia, ecco, può essere fatto più delicato. Qui c'è il labbro, lo stesso, il labbro di solito della donna è più carnoso e lo stesso si può venire a fare per esempio i capelli. Questa volta può avere un ciuffo, può essere insomma come desiderate. Logicamente poi la figura va chiaroscurata, però tendenzialmente questo è un volto di una donna e questo invece è un volto di un uomo. Poi logicamente va tutto chiaroscurato nelle labbra, nelle guance, nel tutto, però notate il mento come sia molto più dolce rispetto a quello dell'uomo. Se volete posso marcarvi ancora meglio e ridefinire i tratti nel miglior modo possibile e quindi potrei marcare per esempio qui per farvi capire proprio dove va. Poi i capelli ognuno li può costruire come vuole. Qui l'uomo sicuramente ha questo impianto più mascolino, lo stesso qui, l'orecchio dell'uomo, l'occhio e il sopracciglio più accentuato.
Questo, diciamo, alla fine è un volto, le proporzioni di un volto maschile. Questo invece qua, ritorniamo su per accentuare meglio alcuni elementi. Questo è il naso della donna, la bocca, qui il mento molto più dolce, qui facciamo l'orecchio anche della donna, il collo questa volta è un po' più stretto, qui possiamo fare anche a lei più o meno il cranio, e poi la donna invece possiamo fare, è logico, questo più e questo molto più sottile. Ho finito. Questa misura ve la ricordo, della pupilla alla larghezza, lo stesso vi ricordo l'altezza delle orecchie, terminano alla base del naso. Se volete vedere nel dettaglio appunto come si presenta poi il volto maschile e femminile, posso ricancellare alcuni tratti, così vedete più in dettaglio lo schema su cui poi andrete a costruire la figura. Eccolo. Questo è il profilo di una donna, questo è un profilo più o meno di un uomo.